Ora è il momento di fare i conti con la realtà. È arrivato il momento di sistemare i prossimi 10 anni. Ripeto, per arrivare dove volete nei prossimi 5-10 anni. State leggendo i libri giusti o no? Questa è una specie di affermazione brillante. O siete impegnati nelle discipline o non lo siete. Oggi voglio parlarti del metodo della lezione, che ti darà la possibilità di dettare i tuoi prossimi 10 anni. Guarda il contenuto fino alla fine. Non perderti l'elemento chiave di questa lezione. Eccoti adesso una strategia per il cambiamento decennale. Ciò che ti chiedo è di segnare con un cerchio la tua posizione attuale, le tue finanze, il tuo stile di vita, la tua salute, le tue relazioni, la tua spiritualità. Il secondo punto è capire la direzione da prendere per disegnare i prossimi 10 anni. Devi sapere in modo chiaro e specifico dove stai andando e dove vuoi arrivare. Vedi, la chiave è questa: iniziare proprio adesso, non domani, non stasera. Devi iniziare adesso a dire una direzione al tuo cambiamento. Segnati adesso un altro elemento essenziale del cambiamento: non illuderti. Sai, anche io per anni ho utilizzato la teoria delle dita incrociate. Alla fine ho deciso che la teoria delle dita incrociate non mi avrebbe dato ciò che volevo. Non è lì che si trova il tesoro che cercavo. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono le idee per apportare quei semplici cambiamenti. L'equità inizia a raccogliersi in 1 anno, in 3 anni, 5 anni, forse anche 10. Quindi ecco una delle domande chiave di oggi. A partire da domani, cosa farai che cambierà la direzione della tua vita? Rifletti prima di rispondermi e ti invito a farmelo sapere sotto nei commenti. Se non fai qualcosa a partire da domani, farà la differenza. Indovina come sarà lo stesso giorno di sempre. Vedi, in questo modo tu puoi indovinare come saranno i prossimi 5-10 anni. Semplice, altro metodo elementare. Guarda gli ultimi 5 anni trascorsi, perché i prossimi 5 saranno come gli ultimi 5, a meno che tu decidi che da oggi cambia tutto, o cambia un po', o cambia qualcosa. Ricorda, o cambia qualcosa anche di piccolo, o non cambia. Questo è il momento della tua scelta. Puoi fare quello che vuoi, ma è bello sapere che ogni giorno in cui desideri puoi cambiare tutta la tua vita. Da domani quello farà la differenza se vuoi che la tua vita cambi, nuove idee e più ispirazione. Ora le idee non sono così lontane. Tutto ciò di cui hai bisogno è a portata di mano. Le idee di cui hai bisogno per cambiare la tua vita o il tuo business sono a portata di lettura o a portata di ascolto. Probabilmente c'è una biblioteca non troppo lontana da te. Ma ecco il problema. Negli Stati Uniti soltanto il 3% legge oltre 10 libri all'anno. Vedi, c'è una semplice frase biblica che dice: se cerchi troverai, ma è molto importante sapere che trovare è riservato ai ricercatori. Eccoti una buona lezione. Non troviamo ciò di cui abbiamo bisogno, troviamo ciò che cerchiamo. Devi essere un buon ricercatore e se cercherai, se proverai, se andrai, se ascolterai, le idee sono a portata di mano e le idee cambiano la vita. Non c'è niente di così potente come un'idea. Un'idea può cambiare la tua salute, può cambiare il tuo lavoro, può migliorare le tue relazioni, il tuo umore, la tua motivazione quotidiana. Eccoti un altro elemento essenziale. Scopri come funzionano le cose. La chiave per fare meglio è scoprire. Per cambiare la tua vita hai davvero bisogno di idee. Non c'è niente che un'idea non possa cambiare. Mr. Schoff mi ha insegnato che il problema principale è la mancanza di idee. All'inizio non avevo soldi. Ha detto che non era un problema. Ero confuso da questo. Mr. Schoff ha detto no, il problema è la mancanza di un'idea su come creare denaro e ricchezza. No, non è la mancanza di soldi, è mancanza di idee. Quindi ti servono le idee in modo da poter cambiare qualsiasi cosa. Adesso per avere idee hai bisogno di uno studio costante. Quando scopri qualcosa che funziona, metti le informazioni nel tuo diario. Non usare la testa, mettilo per iscritto nel tuo diario. Cosa fare? Il passo successivo è prendere quell'idea e ripeterla, ripassala. E se la ripeti sicuramente un giorno non molto lontano quell'idea mette radici e inizia a crescere. Si vedrà nel tuo conto in banca, nel tuo vestito, nella tua personalità e nel tuo stile di vita. Un altro elemento per cambiare la tua vita da oggi è studiare. Una parola fantastica.
Se desideri avere successo, studia il successo. Se desideri essere felice, studia la felicità. Se desideri essere ricco, studia la ricchezza. Non lasciare niente al caso, trasformalo in uno studio. Alcune persone passano la giornata con le dita incrociate a sperare che cambi qualcosa. Devi studiare le cose che possono cambiare la tua vita economica, sociale, spirituale, vita personale. Quindi diventa un buon lettore. Tutte le persone di successo che conosco e con cui lavoro in tutto il mondo sono tutti buoni lettori. La curiosità li spinge a leggere. Hanno avuto modo di conoscere e diventare un buon lettore. Questa è la mia opinione. Ascolta gli altri formatori, ascolta me e prendi una decisione. Ricorda non essere un seguace, sii uno studente. Davvero, per cambiare la tua vita devi leggere. È un modo per imparare, è dalle tue esperienze, ma un altro il modo per imparare è dalle esperienze degli altri. Vedi un libro, potrebbe farti risparmiare 5 anni. Sapevi che ci sono libri su come essere più forti, più decisi, più produttivi, più informati. Ci sono libri su qualsiasi argomento e la gente non li legge. Come lo spiegheresti questo? Il punto è essere migliore di un buon lavoratore. Devi essere un buon lettore. Potresti non essere in grado di fare tutto quello che scopri, ma dovresti scoprire tutto quello che puoi fare. Ora eccoti la migliore virtù umana, curiosità. Prendi nota di ciò. Potresti aggiungere una parola che aiuti, curiosità infantile. Cosa faranno i bambini se vogliono sapere qualcosa? Possono fare 1000 domande, pensi che abbiano finito? Ne hanno altre 1000. Il maestro Gesù ha detto: se non diventare come i bambini, non entrerai nel regno dei cieli. Ecco, 4 modi per essere come un bambino. La curiosità, numero 1. Il numero 2 è l'eccitazione. Il terzo è la fede. Avere fede come un bambino, gli adulti sono troppo scettici. E il quarto è la fiducia. La fiducia è una virtù infantile, ma le ricompense sono incredibili. Quindi sii come un bambino. Impara dai bambini. La chiave maestra per iniziare da oggi stesso a disegnare il tuo futuro. Diventa un buon lettore, un buon ascoltatore, studia in modo massivo. Sii curioso di scoprire come funzionano le cose. E la quinta chiave è passare subito all'azione. Non aspettare il prossimo anno per compiere quella piccola azione. Inizia oggi stesso a disegnare i tuoi prossimi 10 anni.